Se in questi giorni stai guardando il tuo portafoglio e vedi le cripto crollare, Bitcoin crollare e anche i titoli legati a Bitcoin perdere il 50, 60 o addirittura l'80%, probabilmente ti starai chiedendo: devo vendere tutto prima che sia troppo tardi? La risposta breve è aspetta. La risposta lunga invece è quella che vedrai in questo video. Prima di iniziare però, se apprezzi analisi come questa, per me significherebbe molto se cliccassi il pulsante mi piace o ti iscrivessi se ancora non l'hai fatto. So che è stupido chiederlo, ma aiuta moltissimo. E come ringraziamento per averlo fatto, farò il possibile per leggere e rispondere a più commenti possibili. Grazie mille per il supporto. Vedi, la storia ci dimostra una cosa incredibile. Aziende come Metaplanet, che come puoi vedere qui, dallo scorso anno ad oggi sono sotto del 78%, hanno attraversato oltre 12 crash da oltre il 20%, eppure nonostante tutto ciò, i primi investitori sono ancora in profitto oltre il 3000%. Com'è possibile tutto questo? Non è magia, né tantomeno fortuna, ma semplice ciclicità. Questa è la logica brutale ma prevedibile dei mercati. E se capisci come funziona questa dinamica, che si ripete ciclicamente ogni tot giorni, ti renderai conto che il crash di questi giorni potrebbe non essere una tragedia, ma anzi la più grande finestra di opportunità del 2025. Quindi mettiti comodo, spegni le notifiche, perché in questo video entreremo a fondo di quello che è il crollo in atto, ma soprattutto come utilizzarlo a nostro vantaggio. Partiamo dal principio. Bitcoin non è solamente una valuta digitale, ma è la prima nuova asset class degli ultimi 500 anni. Abbiamo avuto i beni immobili, terreni, case e così via. Abbiamo avuto poi le materie prime, oro, argento, petrolio. Abbiamo avuto le azioni, quindi società quotate. E ora, per la prima volta dal Rinascimento, nasce un asset totalmente nuovo, cioè Bitcoin. Capisci la portata di tutto questo? Perché non stiamo parlando di una startup di nicchia o di una nuova moda tecnologica. Stiamo parlando di un'autentica infrastruttura finanziaria che ridisegna totalmente i rapporti di potere globali. E come ogni asset class nascente, anche Bitcoin ha una caratteristica, cioè la volatilità. Però attenzione che la volatilità non è un bug, è una feature, è una caratteristica appunto. È ciò che permette a questo ecosistema di crescere in maniera esponenziale. Perché quando una cosa è nuova è normale che ci sia volatilità, è normale che all'inizio si vedano delle enormi salite di prezzo e poi dei crolli importanti, ma nel tempo si va chiaramente a stabilizzare man mano che cresce, man mano che diventa più solido. Gestire questa volatilità quindi è ciò che dovremmo fare. Ma come farlo? Si può gestire la volatilità solo se si guarda a lungo termine. Ecco perché non c'è modo, secondo me, migliore di farlo che accumulare periodicamente ogni tot calo percentuale o ogni tot tempo. Per farlo utilizzo uHodler. Perché utilizzo uHodler? Perché uHodler è un exchange estremamente semplice. È alla portata di tutti, sia i professionisti che i nuovi arrivati nel mondo cripto, è correttamente registrato a operare in Italia. Come funziona? Io creo il mio account, puoi utilizzare il link che ti lascio qua sotto con il codice DEMASI. Una volta creato mi basterà cliccare deposita fiat, scegliere che valuta fiat depositare, per esempio euro, e depositare con carta, con bonifico, con qualsiasi strumento io voglia. In pochissimi i miei fondi saranno qua sopra e saranno pronti per essere convertiti in tutte le cripto che voglio. Posso quindi cliccare converti una volta che vedrò i miei euro accreditati, scegliere che cosa acquistare, per esempio Bitcoin, e attenzione, questa è la mia caratteristica principale, avviare la conversione automatica. Io infatti potrò decidere di acquistare ogni tot calo di prezzo oppure ogni tot giorno, quindi potrò decidere, vedi cliccando su ripeti, di fare un acquisto giornaliero, un acquisto settimanale o un acquisto mensile e decidere quando partire. Per esempio, io voglio partire da oggi, quindi poi sceglierò ogni quanto comprare, l'ideale sarebbe un settimanale, clicco salva, inserisco l'importo che voglio convertire, per esempio 15 euro e voilà, converti. La prima conversione avverrà oggi e poi da qui in poi ogni settimana ci sarà una conversione. E questa non è la cosa più figa, perché la cosa più figa è che io ottengo anche degli interessi sui miei Bitcoin parcheggiati. Infatti
Grazie al conto crescita posso ricevere interessi a partire da un 5% per i livelli più bassi su YODLER, su Bitcoin e su tutte le altre cripto, fino a interessi superiori al 20%, appunto a seconda dei livelli. E ogni transazione che faccio, ogni scambio che faccio, ogni operazione di trading che faccio va a generarmi delle scintille che posso utilizzare per sbloccare ulteriori premi in Bitcoin. Quindi un exchange veramente estremamente comodo, adatto a tutti, alla portata di tutti, che ci permette di posizionarci gradualmente sul mercato senza preoccuparci della volatilità di breve termine, ma piuttosto con un orizzonte lungo. Qua sotto ti lascio il link in descrizione per provare YODLER, codice DeMasi, riceverai 50 scintille gratuite che potrai trasformare nel cloud miner in Bitcoin gratis per te. Inoltre l'11 ottobre ci sarà un evento a Milano targato YODLER, una Masterclass Trading Crypto Milano 2025, in cui potrai imparare a fare trading crypto come un vero professionista. Ti lascio anche in questo caso tutti i dettagli qua sotto. Ma ora torniamo al cuore di questo video, cioè la finestra d'entrata sull'effetto moltiplicatore che questo calo ci può regalare. Partiamo dal caso MicroStrategy. La società guidata da Michael Saylor è diventata celebre perché ha adottato una strategia folle agli occhi dei più, ma che oggi inizia a portare degli ottimi risultati. Stiamo parlando della strategia di accumulo di Bitcoin come tesoreria aziendale. Il risultato di questa strategia, è presto detto. Guarda questo grafico, da agosto 2024 ad agosto 2025 Bitcoin ha fatto circa un 85%. Però se ora guardi quest'altro grafico qui, MicroStrategy nello stesso identico periodo ha fatto il doppio. Quindi praticamente un 160%. 2 volte più volatile MicroStrategy, sì, ma anche 2 volte più redditizio, con ovviamente tutti i rischi che ne comporta. E qui sta il punto. Quando il sottostante Bitcoin cresce, le azioni Bitcoin Treasuries amplificano i guadagni. Quando Bitcoin corregge, quindi scende, queste società crollano ancora di più. Questo è il gioco della leva implicita. Se MicroStrategy è l'esempio americano, Metaplanet è la dimostrazione che questa strategia funziona anche in Asia. Metaplanet è una società giapponese che per prima ha replicato la stessa identica strategia di accumulo di MicroStrategy. Con quali risultati? Nel giro di 18 mesi le azioni sono esplose fino a un più 3600%. Molto più di colossi storici come Hitachi che ha fatto un più 40%, Sony che ha fatto un più 60%, Mitsubishi che ha fatto un più 46%. E non sto parlando solo del Giappone, ma dell'intero mondo. Metaplanet è stata la miglior performer azionaria del 2024. Eppure oggi, rispetto ai massimi, ha perso oltre il 60%, ci troviamo sopra il 70% addirittura di perdita rispetto ai suoi livelli massimi. È finita? È esplosa la bolla delle Bitcoin Treasuries Company? No. Questo è il prezzo della volatilità e vale sia per le stock che per Bitcoin stesso. E l'obiettivo di questo video è proprio mostrarti come la volatilità in una direzione e nell'altra deve essere utilizzata a nostro vantaggio, deve essere nostra amica. Perché mentre ora scappano tutti dal mondo cripto, è adesso che si stanno creando delle finestre d'opportunità veramente incredibili. Ma torniamo un passo indietro e ti mostro la chiave analitica su cui dovresti basare tutta la tua analisi. L'S&P 500 cresce in media di un 7-8% annuo. Negli ultimi 5 anni, come puoi vedere in questa foto qui, è salito invece con una crescita di un 13-14% annuo. Bitcoin negli ultimi 5 anni ha fatto circa un più 60% di annualizzato. Complessivamente un 876% contro l'87% invece dell'S&P 500. MicroStrategy ha letteralmente raddoppiato Bitcoin, segnando un 104% di annualizzato, con un totale negli ultimi 5 anni di un 3324%. Metaplanet ha fatto 5 volte di più. E la matematica qua è estremamente semplice. Se Bitcoin raddoppia, MicroStrategy tende a fare un per 3, un per 4. Se Bitcoin crolla del 30%, MicroStrategy perde il doppio, quindi tende a fare un meno 60%. Se Bitcoin fa un 10 per in 10 anni, Metaplanet potrebbe tranquillamente fare un per 20 o un per 30 o addirittura un per 40. Queste aziende sono dei semplici moltiplicatori di volatilità e chi entra
ora sul mercato o chi è già posizionato e si vede il portafoglio crollare addosso, deve comprendere che la volatilità è il prezzo del biglietto da pagare per salire su questa carrozza. Non c'è salita potente senza un crollo altrettanto potente. Quindi quella che si sta aprendo in questo momento potrebbe essere l'ultima finestra d'ingresso di quest'anno, non che poi non ce ne siano più, per carità, i mercati hanno sempre finestre d'ingresso, soprattutto se li si guarda a long term, però per questo 2025 questa potrebbe essere un'ottima opportunità per iniziare a prendere posizione, non solo su Bitcoin, quanto sui moltiplicatori di Bitcoin, cioè proprio le Bitcoin Treasuries Company. Andiamo a questo punto a guardare i cicli, la ciclicità, perché ci sono cicli invisibili non di 4 anni, come il ciclo di Bitcoin a cui siamo abituati, ma ben di 12 cicli annuali. Vedi, come probabilmente saprai, Bitcoin segue cicli legati all'halving, cicli di 4 anni. Quindi ogni 4 anni il mercato entra in una fase di boom post-halving e poi di correzione fino all'halving successivo. Generalmente 3 anni bull, 1 bear, quindi 3 anni di salita, 1 di crollo, che tecnicamente dovrebbe essere proprio il 2026. Le Bitcoin Treasuries invece hanno cicli molto più brevi, molto più vicini. Metaplanet per esempio in soli 18 mesi ha vissuto 12 drawdown, oltre il 20%. Una correzione record del 79% in 4 mesi, la correzione in cui ci troviamo adesso. Altre 24 mini correzioni, oltre il 10%. In media quindi ha avuto un ribasso ogni 45 giorni, con cali medi del 32% e che sono durati per circa 20 giorni. Ecco questi microcicli che si ripetono. In pratica è un asset ciclico dentro un asset ciclico, cioè Bitcoin. Quindi una giostra nella giostra. Chi non capisce bene queste dinamiche, chi non capisce bene come si muovono questo tipo di società, di aziende o come si muove Bitcoin, rischia di spaventarsi quando vede crollare tutto e vendere, mentre chi lo capisce in realtà prende posizione. Facciamo ora un paragone finale per concludere, per andare a mettere i puntini sulle i. Bitcoin è più volatile dell'S&P 500, quindi ha guadagni potenzialmente maggiori, ma anche perdite potenzialmente maggiori. Però recuperi molto più rapidi, perché Bitcoin tende a recuperare molto più velocemente rispetto alle Bitcoin Treasuries Company. MicroStrategy è in media 1,9 volte più volatile di Bitcoin, quindi quando Bitcoin sale, MicroStrategy tende a salire 2 volte Bitcoin, quando Bitcoin scende, MicroStrategy tende a scendere 2 volte Bitcoin. La velocità però, contrariamente a quanto si pensi, non è 2 volte più veloce di Bitcoin, ma è più lenta, ha recuperi molto più lenti rispetto a Bitcoin. Questo è un concetto importante da tenere in considerazione. Metaplanet è circa 2,6-3 volte più volatile. Quindi, quando Bitcoin sale, Metaplanet tende a salire di 2,6-3 volte. Quando Bitcoin scende, Metaplanet tende a crollare di un 2,6-3 volte. Ma i recuperi sono 5 volte più lenti. Quindi vuol dire che il tempo che Bitcoin ha recuperato, per Metaplanet ci vuole un tempo 5 volte maggiore. Quindi fungono da moltiplicatore in positivo e negativo della volatilità, quindi guadagnando di più e perdendo di più, ma in ottica di velocità si muovono più lentamente rispetto a Bitcoin. Ecco perché ogni volta che c'è un grosso calo su Bitcoin, per noi può essere interessante andare a utilizzare la finestra temporale a nostro vantaggio che si apre sulle Bitcoin Treasury per andare a riposizionarsi. E questo risponde alla domanda che mi è stata fatta un sacco di volte, che molti investitori si pongono, che è: ma come mai Bitcoin è sceso del 20-30% mentre Metaplanet del 70-80% o MicroStrategy del 60, il 50, il 40%? Proprio per questo motivo qui, proprio per l'effetto moltiplicatore. E qui dobbiamo fare però, prima di concludere, un po' di chiarezza, perché non tutte le Bitcoin Treasuries Company sono uguali. Ora ne stanno uscendo veramente tantissime, ne continueranno a uscire tantissime, ma noi dobbiamo focalizzarci su quelle che hanno dimostrato di saper reggere la ciclicità, come per esempio MicroStrategy in primis e Metaplanet che stiamo analizzando adesso. Molte di queste cavalcheranno l'hype e poi, quando le cose vanno male, probabilmente falliranno, spariranno in una possibile fase di recessione. Quindi il punto qui non è comprare qualsiasi azione basata su Bitcoin, ma piuttosto selezionare quelle con basi solide per moltiplicare i cicli nei prossimi 10 anni. E ancora una volta,
ultima puntualizzazione, bisogna capire su che orizzonte temporale ci posizioniamo su Bitcoin, cioè dove sarà Bitcoin. Nel breve, ok, ma soprattutto nel lungo termine, perché è solo così che comprenderemo che cali come questo diventano un'opportunità per chi ovviamente crede che ci sia una salita nei prezzi, ma ci arriviamo subito. Rispondiamo quindi alla domanda: dove sarà Bitcoin nei prossimi 5, 10 o 15 anni? Perché sì, ho parlato delle Bitcoin Treasuries perché fungono da moltiplicatore, ma sono basate sul movimento di Bitcoin, quindi dobbiamo vedere il sottostante come si muove. Bene, secondo i maggiori analisti, a fine 2025 avremo più o meno questi target qui. Barclays dice 116k, Bernstein 200.000 come target per Bitcoin entro la fine 2025. Poi abbiamo 150.000 e poi Maxim 235.000. La media vede un Bitcoin arrivare entro fine 2025 a $170.000 per unità, cioè un più 50-70% dai valori attuali. Personalmente credo che Bitcoin possa raggiungere i 150, massimo 160k, non spingersi oltre entro la fine di quest'anno, però chi può dirlo? Questo è il breve termine. Ora immagina che cosa possano fare aziende come MicroStrategy, Metaplanet in quest'ottica, cioè un 50-70% su Bitcoin entro la fine di quest'anno si traduce in un 100%, 140%, addirittura un più 200, più 300% su le Bitcoin Treasuries come MicroStrategy e Metaplanet. Ancora una volta sono numeri basati su ciò che è stato, che non significa che sarà così, perché non significa che Bitcoin effettivamente farà questo pump, anche se ci aspettiamo che ci sia. Questo nel breve termine. Sul lungo termine, il discorso cambia, perché la maggior parte di previsioni concorda sul fatto che molto probabilmente Bitcoin entro il 2030 raggiungerà una market cap che potrebbe toccare i 21 trilioni di dollari, quindi un per 10 rispetto ai valori attuali, che si tradurrebbe in $1 milione per unità per Bitcoin. Addirittura entro il 2040 molti analisti dei maggiori centri finanziari mondiali vedono un Bitcoin sfondare i 14 milioni di dollari per coin. Possibile? Impossibile? Ricordiamoci sempre che chi fa questa analisi ha un conflitto, ahimè, di interessi, perché vendono prodotti basati su Bitcoin, però ti posso dire con assoluta trasparenza e tranquillità che le analisi fatte sono effettivamente sensate, perché vanno a colpire tanto un punto di vista di adozione tecnologica quanto poi di investing vero e proprio. Ne ho comunque parlato nel dettaglio nel mio libro che ti lascio qua sotto. Quindi, se effettivamente questo scenario si verificasse da qui al 2030 e Bitcoin facesse un 10x, MicroStrategy potrebbe tranquillamente fare un per 20, un per 30, così come Metaplanet e simili potrebbero superare il per 50. Ecco la potenzialità dell'effetto leva che applicano le Bitcoin Treasuries su Bitcoin, e ho sentito la necessità di parlarti di questo in questo momento di crollo, perché con questi prezzi è estremamente interessante posizionare la scommessa che, attenzione, not financial advice, non ti sto dicendo di acquistare ora, ti sto dicendo di fare le tue valutazioni, di comprendere che cosa sta succedendo, e anzi, se non credi che Bitcoin possa raggiungere il $1 milione o comunque possa crescere rispetto ai valori attuali entro il 2030, entro il 2040 e così via, allora non ha neanche senso averlo acquistato o star pensando di prendere posizione. Perché? Perché quando una persona investe tende a farlo con in testa l'idea che in futuro quell'asset su cui si sta posizionando andrà ad apprezzarsi e comunque proteggerlo dalla svalutazione monetaria. Se tu non credi che Bitcoin in futuro avrà un prezzo maggiore di quello attuale, allora non ha senso prendere posizione né su Bitcoin né tantomeno sull'effetto leva, l'effetto moltiplicatore che ti danno le Bitcoin Treasuries. Ma se come me credi che Bitcoin in futuro avrà un valore estremamente più elevato rispetto a quello attuale, ecco che i movimenti di ribasso più o meno importanti che ci sono ci danno una finestra d'entrata importante non solo su Bitcoin ma anche sul moltiplicatore, l'effetto leva che ci danno appunto le Bitcoin Treasuries Company. Attenzione però a non farsi prendere dall'avidità e andare all in. Bisognerebbe quindi, come diceva la nonna, non mettere tutte le uova in un sol paniere, crearsi una piramide immaginaria dove abbiamo alla base gli asset più solidi, quindi la maggior parte del capitale che non vuoi rischiare e che quindi può andare in asset stabili
stabili o poco volatili come per esempio l'oro o beni immobiliari, aziende, attività tue, insomma tutto ciò che deve stare alla base della tua piramide e che non vuoi rischiare eccessivamente. Abbiamo poi una parte centrale della nostra piramide dove possiamo mettere del capitale a maggior rischio sì, ma con un maggior potenziale, come per esempio Bitcoin, che ha drawdown importanti ma anche pump importanti, anche crescite importanti. E infine, in cima alla nostra piramide, andiamo a mettere l'ultima quantità esigua di portafoglio, quindi la parte di capitale che puoi permetterti di rischiare, di veder oscillare di un meno 70, meno 80% e così via, ma senza perdere il sonno. Quindi qua entrano in scena asset come MicroStrategy, come Metaplanet e similari. Anche una piccola percentuale di portafoglio in asset estremamente volatili come questi ti può dare in futuro un'enorme potenzialità di crescita, come abbiamo visto dai numeri, ma nel caso di perdita, ecco, non stai perdendo il tuo intero patrimonio. Ecco perché è stupido andare all in, bisogna segmentare bene il proprio portafoglio in modo intelligente, mettendo tanto negli asset un po' più stabili per preservare la propria ricchezza, una parte più speculativa in asset come Bitcoin, che hanno un ottimo potenziale ma sono comunque più solidi rispetto a quelli più volatili come l'effetto moltiplicatore e l'effetto leva che ci danno invece le Bitcoin Treasuries Company. Anche un banalissimo 2, 3, 4% del portafoglio, un 5% del portafoglio posizionato in queste company può essere un assoluto game changer in futuro. Quindi torniamo alla domanda iniziale e chiudiamo il video. Devo vendere o devo tenere? La verità è che questi crolli non sono delle anomalie del mercato, non è roba da oddio che succede, crolla tutto. No, è la norma. I prezzi salgono, i prezzi scendono. Bitcoin è stato dato morto oltre 480 volte, cioè ogni volta che c'erano cali superiori a un 25-30% o ciclicamente addirittura del 70%, ecco che i media gridavano Bitcoin è morto, Bitcoin è morto, Bitcoin è morto. In realtà la storia poi ci mostra qualcos'altro, ma ogni volta che c'è stato un calo di questo tipo, mentre la maggior parte di persone svendeva impaurito, ecco che dall'altra parte molti stavano facendo in realtà molti profitti, si stavano andando a posizionare per quello che era la cavalcata successiva. Continuerà a crescere all'infinito? Molto probabilmente no, nulla cresce all'infinito, però ancora una volta se credi che Bitcoin tra 5, 10, 15 anni sarà a un livello uguale a quello attuale o più basso, allora non ha senso neanche investirci. Se invece credi che avrà un livello più alto, bene, allora questi cali che si stanno presentando in questi momenti potrebbero essere delle porte d'ingresso interessanti, indipendentemente che ci sarà effettivamente il pump di fine anno o meno. Quello che dovresti guardare quando ti posizioni è il lungo termine, perché sul lungo termine che si decide la partita. Ti ringrazio per essere stato qui con me. Qua sotto ti lascio il link per provare YODLER, ricordo codice DEMASI per prenderti qualche Bitcoin gratis, che male non fa. Ti ringrazio se lascerai un like a questo video e ti iscriverai al canale se ancora non l'hai fatto. Ricorda, Bitcoin non è solo un asset, ma un vero e proprio test psicologico, in cui solo chi riesce a resistere alla volatilità potrà godersi i rendimenti esponenziali.